Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo, per chi ancora non mi conosce si può iscrivere per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi ascoltiamo insieme una cover dei Forestella che mi avete consigliato, Hijo della Luna, una canzone che ho già sentito ma voglio vedere un po' la loro versione e sono molto curioso di vedere come la realizzano. Ascoltiamo insieme. Hijo della luna, hijo della luna, 빛을 잃은 하늘, 길을 잃은 여인, 오는 기도 들려. 푸른 바다 아래 깊은 잠을 자던 달이 떠오르네. 눈부신 그 빛에 몸을 맡겨 그 흘린 달빛에 입을 맞춰 간절한 내 기도 사라지기 전에 빛을 내려줘. Allora, l'inizio è eccezionale. Ovviamente, come vedete, hanno già subito iniziato con la voce più alta, più acuta, e subito dopo a contrasto la voce del basso, quella più bassa che hanno, perché loro amano mettere insieme i contrasti dal punto di vista vocale, tutte e due ineccepibili ovviamente. Molto bella, avete sentito all'inizio la voce alta, dove prima ha fatto dei suoni un pochino più sospirati, no? Come aggiungendo delle H, diciamo così, alla sonorità, poi un pochino più fisso, diciamo comunque precisissimo, e la voce del basso che nonostante sia morbida risulta comunque molto potente, quindi direi eccezionale. Andiamo avanti. 달을 스치는 바람에 닿을 수 있을까. 해가 뜨기 전에 하는 분위기 밤에 부디 내려주오 나와 닮은 빛을. Hijo de la luna. Allora, qui possiamo vedere una cosa eccezionale che secondo me è proprio una loro caratteristica. Come vedete sono 4 voci completamente diverse, cioè che coprono tutto il range di voci maschili, dalla più alta alla più bassa, e sono molto diverse una dall'altra. E loro ci tengono ad essere comunque diverse uno dall'altro e lo fanno sentire vocalmente, proprio una loro caratteristica. La cosa particolare che succede è questa. Normalmente quando ascoltiamo un coro, chi partecipa al coro tende, diciamo così, ad avvicinare la propria voce a quella degli altri, perché se le voci sono molto simili, tendono a dar l'idea che ci sia più fusione, no? Quindi un effetto più di insieme. Loro invece fanno l'opposto, mantengono le loro voci nella loro singolarità, separate, nonostante questo riescono ad avere un effetto di fusione che è eccezionale. È più, dal mio punto di vista, come ascoltare un'orchestra di strumenti piuttosto che un coro. Infatti, proprio come nell'orchestra, quando noi sentiamo una grande orchestra, anche nel momento in cui suona
in modo molto potente, con tanti strumenti, tutti gli strumenti insieme, noi siamo in grado comunque di riconoscere il suono del pianoforte dal suono del violino o da quello di un flauto, perché sono strumenti differenti, pur in un insieme orchestrale. Loro fanno la stessa cosa, ma incredibilmente con la voce, quindi per me è proprio una caratteristica loro, che abbiamo già visto anche in altre interpretazioni, e vi lascio il link alla playlist perché ho creato una playlist per loro con le altre reazioni. Se volete andare a vederla, vi lascio appunto il link in descrizione. Andiamo avanti. 달의 그림자에 거세지는 바람 꺼진 불빛 어둠을 헤치고 찢어진 마음은 멀리 떠나가네 달이 스치는 Eccezionale. 밤에 나를 외면하는 달의 뒷모습이 바람부는 이 밤에 머물게 해주온 나와 닮은 빛을 Hijo de la luna. Vedete anche qui come sono bravi nel passare da una situazione di insieme, con una voce molto potente, a scendere in una situazione sì, molto più soffice, con questa voce acuta ovviamente, quindi veramente una capacità di modulare anche l'espressione canora, che deriva anche dall'arrangiamento che hanno scelto, veramente impeccabile. Tutto molto ben studiato, la scenografia e tutto il resto. Alla fine vi spiegherò anche da dove arriva questa canzone, perché è legato anche all'arrangiamento che stanno facendo. Vediamo come finisce. Scusate, rivediamo. Vedete ancora il contrasto tra le due voci che spiccano, che sono quella del basso e quella dell'alto più acuto, che vanno sempre in coppia. Bello, risentiamo. Hijo de la luna, hijo de la luna, 빛을 잃은 하늘, 길을 잃은 여인 품에 안은 달빛. 흘린 달빛이 사라질 때까지 깊은 잠이 드네. 예쁜 꿈을 꾸네. 깨지 않는 꿈. Eccezionale. E questo finale come arrangiamento sicuramente è adattissimo alla canzone. Ci sono almeno due cose che vedo in questo finale che sono adatte, diciamo, al testo e al tema della canzone, non sono casuali. La prima cosa è che il cantante, il bassista che ha fatto l'ultima frase, non ha terminato la frase e ha lasciato che fosse la melodia a terminare, e tutta questa parte dove cantano singolarmente e il bassista finisce
il basso finisce, poi c'è questa melodia con questo suono di campanello. Queste due cose sono legate, secondo me, al tema e al testo della canzone. La canzone in realtà ci narra una leggenda. La leggenda dice che c'era questa donna, una zingara, che chiede alla luna di far tornare con lei il proprio marito, il proprio fidanzato. La luna consente, però chiede in cambio alla donna di consegnare a lei il loro eventuale primogenito. La donna accetta, l'uomo torna e effettivamente i due hanno un bambino, anzi una bambina mi pare, che però ha la pelle bianchissima come la luna e gli occhi grigi. Il padre, che viene definito color cannella, è convinto che la donna l'abbia tradito e quindi la pugnala, la uccide e abbandona la bambina sulla cima di un monte. La leggenda ci narra che la luna si prende cura di questa bambina, la culla, e da lì si dice che quando la luna è piena la bambina sta dormendo, quando la luna è calante la bambina sta piangendo. Questa è la storia. E il finale è ottimo perché la leggenda, come il mito, non è come una storia qualunque che ha un suo tempo, quindi un suo inizio, una sua fine, perché è relativa a un'epoca, a una situazione politica, a una situazione sociale, a una moda. La leggenda, come il mito, andando a pescare nella radice dell'essere umano più profonda, prima di ogni qualunque sovrastruttura, è adatta a qualunque periodo, non ha una fine, non è incasellata in un periodo o in un momento o in uno spazio. Quindi il fatto che non abbia terminato la frase, il basso alla fine, ci dà questa idea che la canzone non termina, quindi questa storia non ha fine, è eterna, diciamo così. E in più tutto l'arrangiamento finale, fatto di questa melodia dove spicca questo campanellino, eccetera, richiama molto il suono di una ninna nanna. Quindi direi perfettamente centrato anche l'arrangiamento con il testo. Ancora una volta vi ringrazio perché questa è stata veramente un'ottima interpretazione da parte di Forestella. Ovviamente voglio sapere anche la vostra opinione su questa interpretazione loro, nei commenti ovviamente. Ditemi anche se volete sentire altre loro canzoni, le inserirò sicuramente nella loro playlist, oppure se volete sentire canzoni di altri cantanti, di altri gruppi, ditemelo pure. Iscrivetevi se siete ancora iscritti, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!